Benvenuti a Casa Callas, speciale San Silvestro su Classic Stage TV. Sono le 23:20 di venerdì 31 dicembre. Grazie a tutti voi che ci seguite dal sito e dalle piattaforme social. Siamo in tutto il mondo con i sottotitoli in 4 lingue e ci facciamo ispirare come sempre dalla nostra musa, la divina Maria Callas. Abbiamo ricevuto tantissimi auguri e complimenti per la prima puntata. Eccone uno da Salvatore Dell'Atti, direttore dell'Audioteca Poggiana di Montevarchi, è un sito che conserva una preziosa collezione di incisioni di classica e lirica. E lui dice: complimenti per la trasmissione, ricchezza dei contenuti, garbo e ironia dagli esperti, un parterre di ospiti illustri. Siete un team vincente per avvicinare il grande pubblico alla lirica. Grazie amici follower, è proprio quello che vogliamo fare e soprattutto questa sera. Molte ribatte purtroppo sono spente a causa del Covid, ma il nostro show vi farà compagnia per il brindisi di mezzanotte. Siamo anche noi già tutti pronti, anzi parleremo proprio di brindisi musicali con gli ospiti e i nostri esperti. Entra la famosissima coppia del bel canto, il mezzosoprano Sara Ampunga e il tenore Stefano Secco. Bentornati! Ciao a tutti, ciao ai follower. Grazie. Noi ringraziamo subito perché grazie. non solo tu hai ricevuto messaggi, ma anche noi. Anche ma noi. Non ci dilunghiamo. Certo. Ecco, siete negli studi dell'associazione Erasma ancora. Ringraziamo ancora l'associazione per averci ospitato nei suoi studi, per poter registrare la trasmissione. Veramente grazie. Erasm Ticino, grazie. Ecco, siamo in collegamento con tutti i continenti e la musica classica e lirica allietano la notte di San Silvestro con melodie veramente immortali. E però c'è anche il vostro ultimo successo, il singolo Miraggio, prodotto da Tilt. Sì, distribuito da Sony, come dicevi. Sì. Ora siamo ancora in classifica, perché la classifica della Tilt siamo stati almeno 2 settimane al primo posto. Ora siamo al secondo posto, ma contiamo su di voi, continuate ad ascoltarci che torniamo al primo. Votate. Dai, trovate il link per ascoltare questo brano sul sito di Classic Stage TV. Nella sezione playlist trovate anche le cose di Sara e Stefano. Ecco, entriamo subito nel vivo con l'argomento di oggi, che sono i brindisi più famosi della lirica. Lasciamoci inebriare da tante curiosità e scopriamole con voi, con i nostri ospiti di stasera, che sono come sempre straordinari. Il direttore d'orchestra Pier Giorgio Morandi è una bacchetta internazionale, applaudita in tutti i teatri del mondo, dalla Scala di Milano alla Royal Albert Hall di Londra e di recente sul podio a Berlino, Tokyo, Seattle e Stoccolma. Buonasera, benvenuto a Casa Callas. Buonasera a tutti, buonasera, bellissima serata di fine anno. Ecco, è un grande privilegio averla qui con noi. Lei dove si trova? In questo momento sono a Budapest. Noi abbiamo di tradizione, siccome mia moglie è ungherese, di tradizione festeggiamo il Natale e Capodanno qui in Ungheria e generalmente anche dirigo per molti anni ho diretto il concerto di Capodanno qui a Budapest. Abbiamo con noi un grande baritono, una delle voci italiane più conosciute nel mondo. È con noi Franco Vassallo, mattatore in Falstaff, barbiere di Siviglia, Macbeth. Dalla Scala al Metropolitan di New York è un finissimo interprete di Bellini, Donizetti e Verdi. Lavora con grandi direttori d'orchestra, appunto da Pier Giorgio Morandi a Riccardo Sciagli, Daniele Gatti, James Conlon, Daniel Hardy e tantissimi altri. Franco, benvenuto a Casa Callas. Grazie mille, buonasera a tutti, è un grande piacere essere con voi stasera. Questa serata sono bello tranquillo a casa, a Locarno con la moglie, pochi amici, onde evitare assembramenti. E in questi giorni sono bello tranquillo a fare passeggiate nella natura, biciclettate sul lago. Una bella festa in famiglia, ma entriamo subito nel vivo. In attesa della mezzanotte parliamo con i nostri esperti dei brindisi nella lirica, che sono famosi e curiosi. Ecco, soprattutto ci sono anche dei brindisi bancati. Comunque Sara adesso ci racconterà tantissime sue esperienze e anche i nostri ospiti. Sì, sicuramente. Volevo dire, intanto la parola brindisi deriva da un'espressione tedesca, Bring dirs, che significa offro a te, ed era un escamotage musicale per invitare gli altri personaggi sulla scena a cantare. Quindi è una formula che è stata adottata per questo motivo. Vabbè, c'è
chiaramente il famosissimo brindisi della Traviata, Libianne e lieti calici, poi abbiamo il brindisi della anche luciferina Lady Macbeth, nel Macbeth che si chiama appunto, si intitola Si colmi il calice, quindi mentre c'è il cadavere fumante di Banco, lei distrae i conviviali con questo brindisi un po' maledetto, perché sì, brindisi fatti o non fatti, realizzati o non realizzati, che dici Stefano? Esatto, sì, per quelli non realizzati ricordiamo anche, voglio dire, può essere Scarpia. un brindisi mancato di Scarpia con Tosca. E vin di Spagna, e vin di Spagna, la povera mia cena fu interrotta e tutto. Mentre volevo dire, nelle cose belle, diciamo, dei diciamo brindisi, cose belle, dai. Non è una puntata proprio per astemi, questo lo ricordiamo, ma insomma gli astemi ci seguiranno. Latte di soia per brindare. Esatto, però io volevo dire, il vino sembra dare ai personaggi dell'opera coraggio e una nuova linfa nell'interpretazione del loro ruolo, come per esempio nel Don Giovanni di Mozart, ovviamente, dove si cita esplicitamente il Marzemino, che è proprio l'ente Marzemino. Esatto, e che appunto l'effetto taumaturgico di questo vino dà la forza a Don Giovanni di sfidare il commendatore e la morte stessa con un bicchiere di vino in mano. Ecco, è una cosa. E invece abbiamo il personaggio di nella Lucrezia Borgia, il personaggio di Mattei Orsini, che è un contralto, un travestì, quindi una specie di ruolo che potrei anch'io interpretare, e questo è un vero inno ai benefici del vino, è un invito a godere delle gioie della vita, e questo è un motivo spesso rimandato, insomma, da diversi poeti della lirica greca, come anche Saffo, Anacreonte e Alceo. Darei la parola al maestro che ci sta guardando in questo momento, se vuole parlarci per esempio del coro dell'Ernani. Ma guardate, intanto mi collego a quello che avete detto voi riguardo ai posti del vino. Proprio in Tosca Scarpia dice è vin di Spagna. Sì. Quindi proprio precisa quel tipo di vino lui beve. Per quanto riguarda per esempio Ernani, invece, questo è un coro, è un vino, un brindisi diverso. Di solito i brindisi sono o per matrimoni durante le opere, o per diciamo contentezza gioiosa del paese che succede, come per esempio in Il Lisiro d'amore. Invece no, in Ernani no, è un coro di uomini, solo uomini, che sono ribelli, ladri, banditi, che praticamente subito all'inizio dell'opera, prima dell'aria del terrore, insomma, che inneggiano alla ribellione e brindano perché vogliono conquistare poi con un colpo di Stato il potere in Spagna. È un altro modo del giustificare un brindisi in scena. È una cosa molto interessante anche questa qui. E come poi ci sono altri tipi di brindisi, a parte questo qui. Per esempio, noi intendiamo il brindisi col vino, il brindisi con lo stomaco, per oggi come oggi. Ma per esempio in Butterfly il brindisi viene fatto con il sakè. Il sakè. Che è un vino di riso, perché è una cosa molto breve e anche molto soft, perché o cami, brindiamo i nuovissimi legami. In questo caso, per esempio, si brinda a un matrimonio combinato, però a un matrimonio, quindi non alla festa del paese, non alla ribellione, né si va alla vittoria, ecco. Esatto, né alla vittoria. Per esempio, quello di Otello è un brindisi già invece dove inizia la macchinazione della storia, perché cercano di indurre tutti quanti a essere ubriachi in modo da potergli inculcare già le prime idee di sospetto, di tradimento di uno verso l'altro.
è una cosa incredibile come gli autori, e soprattutto anche Verdi, riesce a utilizzare il Brindisi in chiavi diverse, in diversi aspetti. Ecco, molto differente da un Brindisi di Traviata a un Brindisi di Otello. Vediamo se Franco può dire qualcosa appunto di Naffia Lugola, Trinca Tavanna. Il Brindisi di Otello, appunto, volevo riallacciarmi anche a quello che diceva Sara prima, è un Brindisi luciferino, un altro Brindisi luciferino e un altro Brindisi, diciamo, su testo shakespeariano, perché sia Macbeth che Otello sono due dei grandi capolavori che Verdi trae dall'immortale Shakespeare. E anche qui si parla di un Brindisi luciferino, perché appunto, come diceva Pier Giorgio, il maestro Morandi prima, Iago utilizza questo Brindisi per trarre in perdizione gli altri personaggi, in primis Cassio, l'odiato luogotenente che gli ha soffiato il posto. Scusate un attimo, ma noi abbiamo in questo momento un collegamento con un amico, un jazzista internazionale, Klaus Bellavitis, che ci vuole mandare degli auguri per il nuovo anno. Bene. Ecco, vediamo questo collegamento. Siamo a Capodanno e voglio fare gli auguri di un buon 2022 a tutti da Klaus Bellavitis. Siamo ritornati in studio, chiaramente ringraziamo il contributo. Sì, e parliamo di qualche altro brindisi. Sì, che dici? volevo andare, perché adesso abbiamo parlato dei brindisi un po' luciferini, dei brindisi c'è bisogno di leggerezza, di allegria. Aspetta Stefano, perché visto che chiudiamo i luciferini, così poi passiamo a quelli luminosi, e siccome Sara ha citato la Lucrezia Borgia, c'è un altro brindisi molto sinistro proprio nella Borgia, quando il duca Alfonso offre vino avvelenato a Gennaro, preceduto da un magnifico terzetto. E riguardo poi, qui usciamo dall'ambito luciferino, ma insomma mi veniva in mente la Butterfly, perché brindano col sake, ma brindano anche col whisky all'inizio del primo atto, Pinkerton e Sharpless. È vero, America Forever. America Forever, esatto. E quindi volevamo comunque riallacciarci a un'atmosfera più frizzante. Abbiamo, ad esempio, nel Pipistrello di Fledermaus un vero inno allo champagne, perché c'è questo richiamo a una felicità che fa dimenticare. È molto simile appunto a un'illusione che ci porta in una gioia, finta o non finta, comunque l'importante è essere felici in quel momento. Passiamo a un brindisi romantico, volendo, dalla Rondine. È bellissimo perché le parole sono: bevo al tuo fresco sorriso, bevo al tuo sguardo profondo, alla tua bocca che disse il mio nome. Quindi questo Ruggero, il protagonista maschile, che è tenore, si rivolge a Magda nella celebre aria d'amore del secondo atto dell'opera e dichiara questo amore, che è un bellissimo quartetto nella Rondine. Meraviglioso. È un'opera che purtroppo si fa poco e non capisco perché non viene considerata pari alle altre, in quanto a delle parti musicali veramente meravigliose. È una di quelle cose inspiegabili nel nostro mondo della lirica, dove a volte addirittura non viene nemmeno considerata opera, ma operetta, cosa che non è. È proprio a proposito di operetta, c'è un altro famoso brindisi nell'operetta. Stefano, sì, nella Vedova Allegra, con Danilo, fanno un grande brindisi, come anche nella cavalleria rusticana. Viva il vino spumeggiante! Turiddu che canta viva il vino spumeggiante! Con Lola, la ex amante e col coro. Vero maestro, conferma? Vero maestro? Che urlano, che cantano tutti inebriati la stessa cosa che ha appena cantato Turiddu. Viva il vino spumeggiante! Li abbiamo anche trascinante, molto trascinante. Sì, bellissimo, sì, molto trascinante, con questo acuto anche del tenore e poi del coro. Vediamo, prima che arrivi appunto Alfio e poi si sfidino due. Compara Alfio a fare il guastafeste. È sempre un guastafeste, il baritono.
purtroppo. Il baritono, un disastro. George Bernard Shaw sintetizzava l'opera lirica così: il tenore vuole andare a letto con la prima donna e il baritono viene a rompere le scatole. In effetti è abbastanza un po' la trama di tutte le opere. Ma invece Franco, raccontaci un attimo quell'aneddoto che mi avevi detto, che non è giusto che lo racconti un tenore, visto che parli di un tenore. A proposito del Macbeth, quella lettera di Verdi. A proposito del Brindisi, del Macbeth, avevo letto una lettera di Verdi, non mi ricordo chi fosse l'interprete, ma era un tenore che andava molto in voga all'epoca, durante una ripresa qualche anno dopo la prima di Firenze del 47, qualche anno dopo Verdi riallestì il Macbeth in un teatro italiano, e questo tenore si lamentò, insomma, del fatto che la parte di Macduff non era sufficientemente lunga per lui e voleva fregare alla Lady la ripresa del Brindisi. A che Verdi si infuriò dicendo: questi tenori, questi cantanti devono capire che la drammaturgia non la posso piegare ai desideri delle loro ugole. Bellissimo questo. Stupendo, stupendo. Ricordiamo anche il coro nella Damnation di Faust di Berlioz, O qu'il fait bon quand le ciel tonne, è un altro Brindisi importante che c'è per quanto riguarda l'opera. Per rimanere in ambito goethiano potremmo citare anche il Venubier Bierovin del Faust, l'apertura del secondo atto. Esatto, sì. L'avrei citato io se non l'avessi citato. Ecco. Bellissimo, Pardon. Stupendo. Assolutamente. Ma poi c'è anche in Franco Cacciatore, c'è il coro dei cacciatori proprio. Ma vedi, questo non lo sapevamo, maestro. Sì, come no? No. Che è uno dei cori che, tra l'altro, che molto molto conosciuto in Germania. Ci sono degli aneddoti particolari che, se quando vai in Germania e dirigi quel coro, se tu non lo fai esattamente al tempo giusto, l'orchestra si rifiuta di suonarlo. Addirittura? Oddio! Ti è capitato? No, a me no. Però è successo a qualcuno sì, insomma. Aspetta che c'è un contributo, c'è un altro augurio che ci arriva direttamente da Dubai. Da Dubai. È la Federica Nardoni Spinetta, che è la presidentessa della Camera della Moda monegasca, che adesso è a Dubai, quindi ciao, baci Federica. Mandiamo subito il contributo. E auguri a tutti gli amici di Casa Callas. E voi come amate brindare? Bollicine, vino, birra, cocktail, ma anche succhi di frutta. Abbiamo tante varietà di brindisi questa notte in tutto il mondo. Beh. Sara, dici cosa preferisci tu? Ma guarda, io le bollicine avrei una preferenza. Per brindare sicuramente le bollicine per me sono magnifiche. Tu, Stefano? Noi assolutamente, sparkling, già pronta, frizzante, bollicine. Anche noi abbiamo qui. E i nostri ospiti? Spumante ungherese. E se volete vi dico anche come si dice, come noi diciamo cin cin, per esempio in italiano, o salute, qui in ungherese si dice egészségedre, che vuol dire alla vostra salute. Ah sì? Magnifico, insomma, magnifico. A voi tutti saluti. Sai che lo Stefano ha imparato cincini in tante lingue, ce le vuoi dire quali sono i saluti? Sì, ma diciamo per esempio in Inghilterra, ok, si dice cheers, che sarebbe cin cin, ma il rito nasce proprio in Inghilterra nel XVII secolo. All'epoca si beveva però mangiando una fetta di pane speziato, così da esaltare l'aroma del vino e togliere l'acidità. Quindi cheers, bisogna dire. Cheers. Invece abbiamo in Spagna abbiamo dalla Catalunya, in cui si dice salut, ma può essere anche nel resto della Spagna si dice arriba, abajo, e centro, pa dentro. Eccolo! Ricordatelo quando fate i brindisi a teatro per qualche spettacolo, questo è molto importante sapere cosa dobbiamo dire. E in altri paesi? Beh, abbiamo la Germania, dove si dice Prosit, sì, che vuol dire proprio cin cin,
Francia Santé abbiamo. Poi c'è una curiosità, perché in realtà in Giappone, che sarebbe Kanpai, non si può dire cin cin perché lo dice Stefano. Vabbè, questo, tanto siamo in fascia non protetta, vero Katia? Quindi si può dire cin cin. Si può dire. Ecco, cin non mi cin, chiamo VIP. Diciamo, no, cin cin con cin In cin giapponese si descrive l'organo sessuale maschile, per cui bisogna dire Kanpai. Attenzione alle gaffe internazionali di San Silvestro. Meglio Kanpai, per il Giappone sicuramente meglio Kanpai, ecco. Mentre in Polonia e anche in Russia Na Zdarowie, sì, Na Zdarowie, che significa alla salute. Alla salute, e in Russia spesso è accompagnata dal fatto che si butta all'indietro e il bicchiere si spacca, quindi attenzione a non usare bicchieri in cristalli preziosi, ecco. Ne abbiamo tante, ma le ricordiamo dopo, insomma, piano piano. Pian piano. Noi dobbiamo ricordare il brindisi più famoso del mondo, sappiamo che è quello della Traviata. Ecco, volevo ricordare le parole che avvicinano al brindisi, le parole dell'opera che voi sapete. Le conoscono tutti, perché libiamo nei lieti calici, no? Libiamo nei lieti calici che la bellezza infiora. E poi andiamo avanti dopo. Come l'orchestra ci restituisce il tintinnio dei bicchieri o le bollicine dello champagne, maestro Morandi? Beh, innanzitutto con l'accompagnamento molto frizzante a proposito di bollicine. Cioè, per esempio nel brindisi della Traviata abbiamo questi accompagnamenti molto staccati, molto frizzanti, e con l'orchestra che raddoppia il suono, quello che cantano o il soprano, il tenore, addirittura il coro. Poi ci mettiamo un po' di colore di piatti, di triangolo, per dare ancora più brillantezza al tintinnio dei bicchieri. Ecco, vengono avanti questi strumenti che non sentiamo esprimersi spesso, ecco, nelle opere. Esatto, perché quello è quello che dà la luce, diciamo. Sono gli strumenti a percussione. Invece nell'hotel dove abbiamo questo brindisi così un po' più tra uomini, un po' più rude, quali sono, diciamo, gli strumenti che vanno avanti? Beh, in questo caso sono per esempio fagotti, violoncelli e contrabbassi, che hanno questi accompagnamenti un po' aritmici quasi, che dà il senso neanche del brindisi, ma dell'ubriachezza. L'ubriacatura. Un accompagnamento un po' aritmico quasi, dove deve dare proprio il senso che chi beve è già mezzo ubriaco, è già di partenza. Vuol dire che aveva già bevuto qualcosa prima. Qua continuano ad arrivare messaggi, adesso ce n'è arrivato uno addirittura da Monaco. E quindi prima di sentirlo diciamo allora come si dice cin cin in Francia, e a Monaco che sarebbe santé, cioè salute. Come a Monaco. Allora, adesso sentiamo Eline Decat, che è segretario artistico all'Opera Garnier di Monaco, che ci sta facendo gli auguri. Grazie. Un saluto e tanti auguri di buon anno a tutti gli amici di Casa Callas. Veramente, volevo farvi vedere che sono andata per il momento clou da Cova a prendere il panettone, quello tradizionale che voleva Giuseppe Verdi, che andava a farsi fare il panettone appositamente secondo il suo gusto. E per ricordare, diciamo, questo illustrissimo cliente della pasticceria, quest'anno hanno fatto dei panettoni vestiti con, diciamo, delle immagini delle opere, le parole delle opere liriche verdiane più importanti. Io trovo che sia molto bella questa idea di dedicare dei prodotti italiani che sono esportati poi in tutto il mondo alla lirica. Ecco, conoscete dei prodotti che sono dedicati all'Italia e alla lirica? Ci sono sicuramente dei vini importanti. Posso dire, di vini non lo so, però posso dire che ci sono dei ristoranti, per esempio a Vienna, dove molti artisti, anch'io l'ho fatto, portano una ricetta e viene poi messa nel menù.
e c'è ricetta per esempio alla Morandi, ricetta a nome di un tenore, e spiega nella ricetta c'è come si fa non so, la pasta in un certo modo, un pesce in un certo altro modo, è veramente fantastico questa cosa qua. Oppure dedicate addirittura all'opera che si sta facendo in quel momento lì. È molto interessante. Bellissimo. Non sapevo. Quando andiamo a Vienna, sicuramente io con la mia famiglia facciamo subito incetta delle palle di Mozart, che sono i cioccolatini più buoni del mondo, ma io ho scovato una ricetta e quindi la pubblicheremo nella pagina lifestyle, no, di Classic Stage TV. Potrete trovare intanto questa ricetta di questi cioccolatini spaziali al pistacchio. E però adesso dalle terre verdiane farò arrivare dalla mia amica Anna Zanella Poletti, farò arrivare delle ricette tipiche della famiglia di Busseto, quindi a breve troverete anche qualche ricetta verdiana sempre sul sito della nostra TV. Volevo sentire il baritono se ha qualche suggerimento in cucina, oltre che per la tavola e per la musica. Devo confessare che ultimamente mi sono un po' impigrito e allora preferisco mangiare piuttosto che cucinare, quindi al momento non avrei... Ma cosa mangerete adesso di là per la cenone di mezzanotte? Sentiamo un po'. Proprio per questa mia astrazione verso arte e amore, lascio fare alla moglie e quello che troverò gradirò, ma non ho molte idee di quello che troverò di là. Ma come? È generoso. Ma come bisogna mangiare cotechino e lenticchie, no? Quello è proiettato nello spazio, va tutto in pillole, suppongo. Col panettone di Cova con l'immagine di Falstaff, che tra l'altro volevo citare, un altro quasi Brindisi, perché in fondo all'inizio del terzo atto, dopo i pietri pensieri che lo attanagliano, con la frase alchemica e trasformativa di "versiamo un po' di vino nell'acqua del Tamigi", tutto si rasserena e comincia un monologo meraviglioso sulle doti e sulle qualità del vino, taumaturgiche anche qui. Assolutamente. Qual è il brindisi in teatro che ti è piaciuto di più? Beh, io l'unico brindisi completo che il baritono ha è appunto quello dell'Otello, che ho fatto tante volte, di Naffia Lugola. E vabbè, poi chiaramente il brindisi, come dicevi prima, immortale, è quello di Traviata, che si fa sempre. Molto spesso nei concertoni di Capodanno io finisco per fare il barone, il marchese o il coro per accompagnare il soprano. Allora, intervengo io perché ho fatto, diciamo, un brindisi che forse è uno dei più importanti, quello che ho fatto, che si fa all'ultimo dell'anno in collegamento con la Fenice di Venezia, che dirigeva James Conlon, che abbiamo citato prima anche. E quello è veramente emozionante, perché dopo tutte le traviate comunque non è mai scontato, perché il brindisi di Capodanno, non dell'ultimo dell'anno, è veramente... È intramontabile, con traviata è intramontabile. Io devo dire che sono molto contenta che abbiano deciso a un certo punto di sfalsare l'orario di trasmissione dei due concerti di Capodanno, perché nonostante noi andiamo sempre a quello della Fenice, che è veramente eccezionale, salutiamo anzi gli amici del Teatro La Fenice, quello di Vienna è anche molto bello perché poi c'è molta partecipazione, e salutiamo anche gli amici di Vienna che suonano in questa giornata in questa sala meravigliosa. Senz'altro. Ciao a tutti. Saluti agli amici. Abbiamo un altro contributo video? Ma abbiamo dal Messico? Dal Messico ci è arrivato un contributo importante, perché si tratta di Placido Domingo Junior che ci manda gli auguri. Li mandiamo. Tanti cari saluti e un augurio di buon anno a tutti gli amici di casa Callas. Ciao, a presto. Avevo chiesto se i cantanti cantano sempre sobri, perché lui è l'unico che lo sa. No, vi posso assicurare. E non è l'unico che lo sa,
Ma non solo i cantanti, anche il coro. A me è capitato proprio in un Macbeth dove eravamo proprio al 31 di dicembre, avevamo uno spettacolo pomeridiano in Germania. Hanno fatto prima il Brindisi, che c'è all'inizio del primo atto, e quelli hanno bevuto tutto su quello che c'era sul palcoscenico, veramente hanno svuotato tutto. E quando dovevano cantare nell'ultimo atto Patria oppressa, erano completamente tutti ubriachi. Erano molto oppressi. Ma e l'orchestra non ha approfittato, l'orchestra? Tutti ubriachi, infatti io lì per lì mi arrabbiai col maestro del coro. E poi mi ha detto, maestro, ma era l'ultimo dell'anno, lasci stare. Quindi adesso tu, quando c'è il brindisi realistico, lo vuoi sapere prima. No, mi raccomando, per che altro, mi raccomando, facciamo finta di bere. Tutti con lemon soda. E beh, in effetti nei calici, quando si fa la traviata o altre cose, non c'è mai lo spumante, eh? Ci sono sempre altre cose. Era capitato invece in Germania a fare il brindisi durante un concerto di fine anno. Abbiamo fatto il brindisi del Fledermaus e era veramente uno champagne, quindi era un caso, ma avevamo tutti il bicchiere di champagne cantando. Quindi l'avranno versato solo a te. L'avranno versato non è vero, l'hanno versato anche agli altri. Avranno proibito dopo, perché insomma... Tra l'altro mi è venuto in mente che la prima aria di Don Giovanni, Finca dal vino, si chiama Aria dello Champagne. Adesso esatto. Sì. Assolutamente. Però noi dobbiamo spendere anche una lancia per il nostro prosecco italiano, ecco, per i nostri vini rossi, sì, che sono in competizione con quelli del Sud America, l'Africa e l'Australia, che sono comunque ottimi, e sono in competizione adesso anche con i succhi di frutta del Medio Oriente, che veramente ci stupiscono. Quindi noi siamo ecumenici, brindiamo tutti con cose diverse questa sera anche nel nostro programma. Allora, ci è arrivato adesso il messaggio dalla Catalunya. Un augurio da Andrea Merli, bellissimo. Ciao Andrea, sentiamolo subito. Carissimi amici di Casa Callas, vi giunga dalla Catalogna, dal mio rifugio a Torre d'Embarra, l'augurio più sincero per un felice 2022 che ci veda finalmente liberi dal virus, dalla pandemia e felicemente riuniti con tante belle attività nei teatri. E questo veramente un sincero augurio di allegria, di salute e felicità. Vi saluto, ciao! Cosa facciamo? Franco voleva dire però, com'è che si brinda a Milano? A Milano, beh, a Milano. Lo possiamo dire al 50% con Stefano. Stefano. No, vai. Dai, dillo tu. Allora dico io, in Sardegna si dice a cent'annos, a cent'anni. Ma che meraviglia! Io volevo dire che sicuramente vogliamo parlare anche di che cosa si fa dopo il brindisi di Capodanno. Quindi dopo c'è chi va in piazza a sentire la musica dove si può, c'è chi invece va a baciarsi sotto il vischio oppure nella piazza principale del paese. Ma a Budapest si usa anche questo? No, qui generalmente usa andare in centro, che fanno i fuochi d'artificio meravigliosi, veramente stupendi, proprio sul Danubio. E li sparano dai tutti i ponti, ci sono 7 ponti, anzi 8, adesso ne ho fatti uno in più, 8 ponti meravigliosi che attraversano Buda a Pest, perché la città è divisa in 2 parti, da una parte è Pest, dall'altra è Buda. E questo Danubio è immenso, enorme, collegato da questi 7 ponti e da 2 di questi ponti sparano dei fuochi artificio che sono tra i più belli d'Europa. Però chiediamo ai nostri ospiti dove li potremo applaudire quest'anno, ecco, è una cosa molto importante. Dunque, al 23 gennaio farò un concerto a cui sono particolarmente affezionato a Catania, al Bellini di Catania, dedicato a Francesco Paolo Tosti, dove parlerò del mio CD, posso farlo vedere, Arcano, che è da poco uscito e che non ho ancora presentato per via della varia pandemia, diciamo, dal vivo. Però poi ce lo mandi e lo mettiamo nella nostra pagina della playlist. Perfetto. Grazie. Dopodiché andrò al San Carlo di Napoli con la Ida e le recite saranno in febbraio.
a marzo sarò alla Staatsoper di Amburgo con la Luisa Miller, ad aprile i Puritani all'Opera di Roma, e a maggio-giugno ho una doppietta al Comunale di Bologna, Luisa Miller prima, Otello dopo. Che bello, Otello bellissimo, invitami che vengo. E poi lì farò il brindisi per l'appunto, dove siete tutti invitati. Maestro? Dunque, io, a parte che ho appena finito la Traviata a Salerno, e quindi il brindisi l'ho fatto anticipato. Ecco. Niente, io andrò a Zagabria a metà di gennaio per Trovatore. Poi dopo, in febbraio, sono a Torino per l'apertura della stagione con Bohème. Poi a marzo vado a fare dei concerti nel nord Europa insieme al duo Netrebko e Yusuf e Ivazov. Poi sono a Riga a fare Aida e Luisa Miller, e poi vado in Giappone subito dopo a fare Turandot a Tokyo. Poi ritorno qui a Budapest, che è una bella produzione di Simon Boccanegra, e poi dopo sarò in Germania a Francoforte per 2 produzioni, La Forza del Destino e il Trittico Pucciniano. Quindi fino a, diciamo, a metà luglio quest'anno. Un programma veramente ricchissimo, e molti complimenti per queste opere, e io in particolare sono molto invidiosa di Turandot a Tokyo, veramente sono molto invidiosa di questa produzione. Mi piacerebbe molto vederla lì e vedere il pubblico come si commuove per vedere le loro tradizioni portate sulla scena da Puccini con questa opera straordinaria. Volevo ricordare, dato che il maestro ha parlato di Bohème, ci sono 2 brindisi in Bohème. Sì. 2 brindisi. Sì, c'è il primo, diciamo, con Benoît, esatto, alla sua salute, giusto? E poi nel secondo atto è Via pensiero al bicchiere, beviamo, che fanno tutti insieme. Prima dell'uscita di Musetta. Il problema del tossico. Esatto. Ti devo dire che ho un altro contributo Lo che vuole è stato... esporsi. Sì, esatto, dall'Australia. È il maestro Daniel Smith. Ciao! Un saluto e auguri a tutti gli amici di Casa Callas. Scriveteci su Facebook, Instagram, TikTok o Twitter, perché la prossima settimana metteremo in evidenza la migliore foto e il migliore commento. Attenzione. Attenzione! Continuiamo, però qui siamo a 1 minuto, 56 secondi. Attenzione, arriva il Continuiamo. Io sono a nuovo Venezia, infatti siamo tutti con l'occhio alla finestra, perché fra poco cominciano i fuochi d'artificio nel bacino di San Marco, e quindi tu c'hai il bacio di Capodanno in piazza San Marco sorvegliato dalla polizia e carabinieri, perché non ci tutti un po' distanziati tranne quel secondo, e poi ci siamo pronti. Aspetta, prepariamoci tutti, scusate, ecco. Cominciamo a preparare Prepariamo, bottiglie e cose. prepariamo pronti, Siamo pronti. Allora, qua vediamo. Perché siamo su 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, piano, 5, 4, 3, 2, 1. Buon Capodanno, tanti auguri a tutti. Buon Capodanno a tutti, buon anno Tanti nuovo. auguri, salute, mesciamo. soprattutto. Un po' anche per Franco. Tanta musica, tanta musica. Auguri a tutti gli ascoltatori. Auguri a voi, auguri a tutti. Auguroni. Gli amici della musica, gli amici dell'opera. Esatto. Auguri. Bel brindisi, intanto che Tutto il mondo, ecco, Dobbiamo eccoci. anche- Adesso, prima di andare a vedere i fuochi d'artificio, ricordiamo che stiamo entrando nell'anno della tigre, che sarà a fine gennaio, per il Capodanno cinese, e i colori portafortuna quali saranno? Perché adesso noi andiamo a ritoccare il nostro make-up con i colori 2022, vero Sara? Sì, ma
Intanto non mancheranno assolutamente tutti gli sberluccichi dorati, gli ambrati, gli argentati, perché dobbiamo essere tutte luccicanti. Sì. E poi i lilla, e poi i rossi, e poi anche tu aiutami. Allora, quest'anno abbiamo i colori del 2022 sono Sì. il rosso, no, sulle labbra fuoco stanotte, ma da domani geranio. Ah, Nel capo ecco. abbiamo azzurro cielo, verde pampone, bruno cannella, viola dalia, rosa fucsia, giallo mais, griso mastice e questo rosso poi oro e argento sempre. Ecco, quindi Sempre. E il lilla la anche. nostra vita. Anche il lilla c'è. E il lilla, assolutamente il lilla che vira anche al malva. Questi sono i colori. Aspetta che alla andiamo, faccia del viola. aspetta che andiamo a finire il brindisi. Complimenti. Sai che ci piacciono i fuori programma. Sì, appunto. Adesso i nostri follower ci dovrebbero inviare però le loro foto del Capodanno in musica o a casa per la prossima trasmissione. Stefano e Sara, rivelateci adesso il vostro desiderio espresso per il 2022, che cosa farete a breve? Dai. Ma guarda, i desideri sono belli se rimangono nascosti finché non si avverano. Quindi io non dico niente per scaramanzia, ma c'è una cosa molto Stefano, bella. dicelo tu qualcosa. C'è una cosa molto importante, ma quello Per è l'anno un progetto prossimo, per l'anno prossimo insieme per scaramanzia, non lo diciamo. veramente. Invece volevo aggiungere, oltre agli impegni che avevo detto l'altra volta, che è uscito un altro molto interessante per me, sia musicalmente che anche la situazione, perché era da qualche anno che non tornavo alla Barbican Hall a Londra. Ero stato col maestro Chailly prima per la Petit Messe Solennelle, ma questa volta sarò ancora con un grande protagonista della scena direttoriale e collega ovviamente di Pier Giorgio Morandi. Sarà Antonio Pappano, che ora recentemente è alla guida anche della London Symphony Orchestra. Con la London Symphony Orchestra sarà il prigioniero di Dalla Piccola, dove farò due ruoli, perché c'è sia il carceriere che l'inquisitore. È molto difficile musicalmente, quindi sarà molto interessante. Molto bella, molto bravissimo bella. Stefano, un impegno veramente straordinario in un tempio della lirica inglese. Sì. Poi naturalmente abbiamo i nostri 2 brani che ci hanno commissionato e che sono in preparazione adesso, dopo il brano che è andato molto bene a novembre, che è Miraggio, che sentirete. E ci sono questi altri 2 brani che siamo in registrazione in questo momento in Svizzera, che usciranno tra 6 mesi più o meno, giusto? Perché sono 2, non 1. E poi, come avevo detto, lo Stiffelio a Dijon e altre cose. E poi noi abbiamo i nostri progetti di classica Carmen in Svizzera, che si moltiplica. Carmen in Svizzera, avete? Sì, anche Carmen in Svizzera, e qui saremo protagonisti tutti e 2. Insomma, tante cose in calderone. Speriamo che veniate in teatro, speriamo che possiate venire soprattutto e che le situazioni tornino nel 2022, che siamo ora. Ecco, questo potrebbe essere un grande desiderio. Il desiderio migliore è avervi tutti in teatro con Comuniamo noi. tutti a questo desiderio, cioè comuniamo tutti. Esatto. Dai. Si torni a una Allora, normalità. con Sara e Stefano ci ritroviamo la prossima settimana. Io voglio ringraziare, prima di andare a vedere i fuochi d'artificio e a divertirci tutti i nostri amici, voglio ringraziare il direttore Pier Giorgio Morandi e il baritono Franco Vassallo per aver festeggiato con noi, insieme a tutti voi amici follower che ci avete seguito qui per questa special edition di San Silvestro. Da Casa Callas buon 2022 e soprattutto buona musica a tutti. Grazie, auguri! Grazie. Ciao.